Attenzione ad un Inter che si fa sempre più forte su Jonathan David, attaccante classe 2000 che molto probabilmente si libererà a parametro zero la prossima estate. È uno degli attaccanti più chiacchierati degli ultimi anni, anche se in realtà proprio per questo fatto fa un po' strano vedere che dopo tutto questo tempo in cui se ne parli ancora non si sia accasato in un grande club, nonostante sia un attaccante molto promettente e che da anni sta mettendo insieme dei numeri interessanti. Ecco, dovrebbe con tutta probabilità essere arrivato il momento giusto per vedere Jonathan David spiccare il grande salto e finire a questo punto in una big europea. Il suo contratto scade nel giugno del 2025, il rinnovo con il Lille è praticamente da escludere, quindi potrebbero essere proprio questi i mesi decisivi in cui qualsiasi club lo voglia tentare a parametro zero dovrebbe iniziare gli approcci e vedremo eventualmente che cosa accadrà. In queste ultime ore si è parlato tanto anche dell'Inter che sta facendo un tentativo importante su Jonathan David con il quale andrebbe a comporre un attacco veramente incredibile con Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e appunto Jonathan David, un attacco quasi d'altri tempi verrebbe da dire. Nel corso di questo contenuto allora facciamo un punto sulla situazione anche con delle notizie che abbiamo avuto anche noi di Passione Inter e che vi riporterò appunto in questi minuti. Vediamo un po' qual è la prospettiva in questo momento intorno al nome del canadese e poi alla fine ci ricollego un piccolo discorsetto sul discorso del calciomercato in generale, perché anche su questo nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi, attenzione, di una nuova finestra di mercato, non più solo le due canoniche estiva ed invernale, ma una nuova, molto breve, di cui vi dirò due cose e poi sono curioso anche di sapere la vostra opinione. Ben ritrovati allora amiche e amici, Passione Interisti, come sempre vi invito a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e anche sul tasto iscriviti, ci mancano davvero pochissimi iscritti ai 70.000, quindi mi raccomando dateci una mano a raggiungere questo grande traguardo in attesa poi di puntare agli 80, 90 e così via. 90-80.000 naturalmente iscritti. Cominciamo allora con il tema Jonathan David partendo da un presupposto importante, e cioè che come vi dicevo nell'apertura di questo contenuto, non è un nome nuovo quello di Jonathan David, è un po' stava diventando un po' quel sempreverde, non dico alla Lavezzi, però quasi, nel senso che quando si parla di attacco, di giocatori promettenti, c'è anche Jonathan David. E come dicevo, fa anche un po' strano pensare che dopo tutti questi anni in cui si è parlato di questo ragazzo molto promettente, ancora nessuna squadra si fosse fatta avanti in maniera decisa e avesse scelto di acquistarlo. Ecco, ormai siamo entrati nell'ultimo anno del suo contratto con il Lille e c'è da dire che già la scorsa estate, quando appunto si diceva il Lille potrebbe venderlo per evitare di perderlo a zero, il giocatore già aveva delle richieste di ingaggio molto alte e questo veniva descritto anche dagli esperti di mercato come forse il principale limite rispetto a questa trattativa per un giocatore che di cartellino comunque è sempre costato tanto e se ci aggiungiamo delle richieste di ingaggio molto alte diventava quindi un'operazione molto complessa e dal punto di vista del calciatore questo tipo di richiesta faceva invece presagire una sua volontà abbastanza logica di salutare a parametro zero l'estate successiva. Ecco. E per quanto riguarda l'Inter, anche qui non è una novità assoluta che l'Inter segua e punti Jonathan David, perché in realtà l'Inter ha un canale aperto con persone che lavorano con il giocatore ormai da tempo che sta prendendo informazioni e sta mantenendo i contatti. E purtroppo non è la sola, perché anche qui ed è un duello questo che anche la scorsa estate si è visto più volte, la Juventus è forte altrettanto su Jonathan David, anzi in questo momento potrebbe essere probabilmente per l'Inter la rivale numero uno, questo perché di fatto la Juventus tra l'altro in queste ore ha perso Milik e è previsto tra l'altro, o comunque così sembra che possa essere, un colpo a gennaio in attacco della Juventus. Io non credo che possa essere pensabile un Jonathan David alla Juve a gennaio, un po' in stile Thiago Jalot, che l'Inter seguiva per l'estate a parametro zero, la Juventus a gennaio ha anticipato il colpo, poi sappiamo come è andata a finire. Però comunque quello di David sarebbe comunque un colpo molto più oneroso e non credo ecco, che la Juventus arrivi a tanto. Però
anche in vista di giugno, sicuramente la Juventus è una squadra da tenere in grande considerazione. Come anche il Barcellona, che è forse la big straniera in questo momento più attenta al nome di Jonathan David, che peraltro ha un entourage, un'agenzia che lo sta anche proponendo a molte squadre di Premier League, che potrebbe anche forse sembrare alla Premier League la destinazione classica, ideale di un giocatore come Jonathan David, ma in questo momento, da quello che filtra, non ci sarebbe stata ancora nessuna delle big e delle super big inglesi che si sarebbe mossa per provare ad andare su Jonathan David. Questo anche è un indizio da tenere in considerazione. Diciamo che questa cosa va anche a vantaggio nostro come Inter e anche della Juventus in realtà, perché a parità diciamo di richiesta, se arriva un'offerta da una squadra di medio livello di Premier League o una buona offerta anche a livello economico dall'Inter, ecco, non penso che sia legittimo e giusto darlo per scontato, però è sicuramente plausibile che Jonathan David possa valutare di scegliere l'Inter, anche se così su due piedi sulla carta non sarebbe probabilmente il titolare o comunque un titolare fisso, ma su questo ci torno tra poco. Parlavo di buona offerta, naturalmente, da parte dell'Inter. Quale sarebbe, quale potremmo considerare una buona offerta? In questo momento è molto difficile pensare che una buona offerta per prendere Jonathan David a parametro zero possa scendere al di sotto dei 5 milioni netti a stagione. Minimo 5 milioni sono un'offerta da dover considerare, che peraltro senza il decreto crescita, che proprio in questi giorni è stato definitivamente accantonato, diciamo così, fa lievitare il prezzo complessivo ad una cifra molto alta, poco meno di 10 milioni di euro. Una cifra alta alla quale si deve aggiungere un altro pezzo, che sono le commissioni agli agenti. E tra l'altro, proprio sempre in queste ore si è parlato anche molto di questo tema delle commissioni agli agenti, perché secondo alcune fonti sarebbero molto alte anche queste. Si parla di una cifra che potrebbe andare tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che se vi ricordate 8 milioni di euro è stata anche la cifra che l'Inter ha pagato come commissione agli agenti di Marcus Thuram quando appunto lo ha prelevato a parametro zero. Una cifra che ad oggi ci sembra contenuta, detto che poi 8 milioni di sole commissioni sono tanti soldi, però per quello che oggi è il valore di Thuram, che vale 10 volte di più, diciamo che ce ne siamo anche fatti un po' una ragione. Però questo per dare anche una misura, un livello, un'asticella di un'operazione che certo sarebbe a parametro zero a livello di cartellino, però non sarebbe gratis. Anzi, si tratta di portare a casa un giocatore che a livello di cifre più o meno ti verrebbe a costare quasi come Marcus Thuram, se non anche magari qualcosina di più. Quindi questo va considerato, così come però va considerato il fatto che si tratta di un giocatore che rappresenta forse perfettamente un profilo alla Octree. Non è di certo un giovane economico, come dicevo, però è ancora abbastanza giovane, ci si può puntare, si può anche pensare di rivenderlo e quindi tutto sommato direi che potrebbe anche essere considerato un profilo alla Octree. Ultime cose sul tema Jonathan David. Quando si parla di David accostato all'Inter, in tanti dicono, anche per queste ragioni economiche, se l'Inter prende David è perché ha già venduto o comunque prevede di vendere almeno uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Non è una cosa che io considererei scontata, perché l'esempio che vi porto è quello di Davide Frattesi, che quando l'Inter ha comprato veniva accompagnato a sua volta dalle solite frasi del tipo: se l'Inter prende Frattesi è perché ha già deciso di vendere Barella. Detto che poi abbiamo scoperto ancora meglio come Barella e Frattesi non siano esattamente lo stesso tipo di giocatore, per usare un eufemismo. E comunque in ogni caso l'Inter Barella se l'è tenuto molto volentieri e ci ha affiancato Davide Frattesi, quindi lo stesso eventualmente potrebbe anche capitare in attacco. E non solo, andando anche a considerare quella che è la situazione globale della rosa dell'Inter, ci abbiamo ragionato tanto nelle ultime settimane, quindi vi ricorderete, è molto facile pensare che un investimento importante che l'Inter potrebbe star valutando di fare in vista della prossima estate potrebbe essere nella posizione del difensore centrale, laddove scadono contemporaneamente i contratti di De Vrij e di Acerbi. L'Inter deve ringiovanire, ai lati è messa già abbastanza bene perché da una parte ci sono Pavard e Bissek e dall'altra Bastoni e Palacios.
tutto fa pensare che eventualmente un investimento importante a livello anche di cartellino, sto dicendo, l'Inter potrebbe valutarlo in quella posizione lì. Quindi, ripeto, David sarebbe un giocatore costoso, però arrivando a parametro zero potrebbe essere in qualche modo un'agevolazione rispetto al fatto di applicare questo piano con un investimento pesante in difesa anche a livello di cartellino e magari uno sforzo per andare a portare Jonathan David a parametro zero. Ripeto, sarebbe un attacco spaziale, a memoria dal post triplete credo che sia l'attacco più forte sulla carta che l'Inter potrebbe avere, anche perché di solito più di 3 giocatori molto forti non ne abbiamo praticamente mai avuti. La maggior parte delle volte ne avevamo 2 titolari molto forti e 2 riserve un po' così. Quest'anno con Taremi siamo a 3, un po' come l'anno con Lukaku, Lautaro e Dzeko. Aggiungerci anche un quarto che non sia l'Arnautovic della situazione, insomma renderebbe le cose molto, molto più gradevoli. Lo vedremo nel corso delle prossime settimane. Continueremo a tenervi aggiornati anche sul tema Jonathan David. Volevo chiudere però rapidamente con quello che vi dicevo prima di questa ipotetica nuova finestra di mercato. Abbiamo parlato di mercato su Jonathan David, ecco vi riporto anche questa piccola novità che è molto curiosa, devo dire, perché nell'ottica del nuovo mondiale per club, che come sapete si disputerà nella prossima estate tra metà giugno e metà luglio, la FIFA sta pensando di introdurre questa nuova finestra di mercato che andrebbe dall'1 al 10 di giugno, giusto quei 10 giorni lì. La funzione, diciamo, di questa nuova finestra di mercato così particolare sarebbe quella di permettere ai club, ovviamente l'idea è di permettere e di ragionare su quelli che disputeranno il mondiale per club, di acquistare eventualmente dei giocatori che potrebbero essere registrati entro il 15 giugno a livello appunto ufficiale per poterli eventualmente utilizzare nel corso del nuovo mondiale per club. Poi sapete che c'è di mezzo anche tutta quella questione relativa ai contratti che scadrebbero il 30 giugno e che quindi sarebbero perfettamente a metà fra una prima metà di mondiale per club in cui i giocatori potrebbero ancora giocare e una seconda in cui il loro contratto sarebbe scaduto. Al momento mi sembra che si stia parlando di si era parlato di un possibile rinnovo automatico, anche solo magari momentaneo, di questi contratti, ma la ipotesi in questo momento è stata accantonata. Questo sarà sicuramente un altro tema da risolvere. Però questa ipotetica finestra, che ancora non è confermata, però si sta ragionando se farla, sarebbe finalizzata a questo obiettivo. Anche se, chiudo con questa cosa, sappiamo bene che i bilanci delle società calcistiche nel 99% dei casi si aprono l'1 luglio e si chiudono il 30 giugno dell'anno successivo. Quindi non devo essere io a dirvi che se si aggiunge una finestra ulteriore dall'1 al 10 giugno è chiaramente facile pensare che ci siano anche alcuni club che, con la necessità magari di sistemare le ultime cose, gli ultimi conti in vista della chiusura del bilancio al 30 di giugno, potrebbero sfruttare quella finestra di mercato per fare le ultime operazioni necessarie a raggiungere appunto gli obiettivi di bilancio prefissati. Già adesso comunque è una cosa che bene o male si fa con i famosi colpi, soprattutto cessioni entro il 30 giugno, aggiungendo anche questa nuova finestra che renderebbe il tutto ufficiale già nei primi 10 giorni. Chiaramente questo potrebbe essere un altro tipo di obiettivo, un altro modo di sfruttare questa ipotetica nuova finestra di mercato. Questo era tutto, io vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, ma voglio leggervi nei commenti, voglio sapere intanto cosa ne pensate di Jonathan David, che sono mesi ormai che in tanti nominano anche sotto i nostri contenuti, quindi penso che la maggior parte di voi sarà contenta eventualmente di una Inter su David, però fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere anche come vedete questa ipotesi di una nuova finestra di mercato così di 10 giorni di questo tipo. È una cosa che vi può piacere? È una cosa che invece secondo voi è meglio evitare? Fatemi sapere nei commenti, poi anche nel corso della diretta di questa sera delle 19:30 li leggeremo e discuteremo un pochino insieme. Detto questo, vi ricordo anche il club di Passione Inter, mi raccomando www.passioneinter.club se volete sostenere il nostro progetto ed unirvi alla nostra grande community. Ed infine, come sempre, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio un altro approfondimento proprio qui da recuperare.